Ciao e benvenuto in questo nuovo video nel quale ti parlerò di come scegliere la migliore scheda audio per fare podcast. Ovviamente quando intendo migliore scheda audio non intendo in termini assoluti, ci mancherebbe perché non esiste la migliore scheda audio, ma quella migliore al tuo caso specifico. Iniziamo questo video parlando di che cos'è una scheda audio e perché dovrebbe servirti una scheda audio. Allora, una scheda audio non è null'altro che un apparecchio, una scatolina, come vuoi chiamarla, che serve per trasformare il segnale analogico che proviene dal microfono in un segnale digitale in grado di essere registrato poi dal tuo computer. Ok? Quindi una scheda audio fa questo, però lo fa attraverso una serie di funzionalità che sono quelle appunto che vedremo oggi. Ti faccio una piccola premessa: la scheda audio ti serve solo e soltanto se tu utilizzi un microfono che ha un cavo jack o XLR. Nel caso in cui tu avessi un cavo USB, quindi un cavo microfonico USB, perché il tuo microfono appunto è USB, la scheda audio non ti serve, ok? Perché di solito i microfoni USB è come se avessero una sorta di convertitore analogico digitale già al loro interno, per cui non hanno necessità di una scheda audio, anche perché non potresti connettere il cavo USB appunto agli ingressi della scheda audio, ok? Quindi la scheda audio ti serve soltanto se non utilizzi un microfono USB. I microfoni, lo sappiamo, esistono a condensatore e dinamici. Le prime due categorie che mi vengono in mente, ci sono quelli a nastro e ce ne sono tanti altri, ma io mi focalizzo su queste due. Entrambe queste due tipologie di microfono, quindi a condensatore e dinamico, producono un suono che è quello che proviene dalla tua bocca e provano ad amplificarlo un pochino. I microfoni dinamici lo amplificano veramente pochissimo, infatti il segnale che arriva da un microfono dinamico è bassissimo, mentre i microfoni a condensatore proprio perché hanno la 48 volt, hanno un segnale un po' più forte, ma comunque necessitano entrambi di una scheda audio, proprio per amplificare il suono e farlo arrivare ad un volume adeguato al tuo computer in modo che tu possa registrarlo. In primis, quando scegliamo una scheda audio dobbiamo valutare la tipologia di connessione al computer. Nel periodo in cui stiamo vivendo è molto facile operare questa scelta perché la maggior parte delle schede audio hanno una connessione USB. In alcuni casi è USB 2, in altri casi è USB 3, che diciamo è lo standard più attuale. In passato, o comunque esistono ancora, delle schede audio che sono ad esempio Thunderbolt o Firewire. Sono sicuramente meno attuali rispetto a quelle USB e sono indicate per utilizzi più da studio di registrazione in alcuni casi, ma nel nostro caso, quindi in un utilizzo domestico o in un piccolo studio, sicuramente scegliere una scheda audio con una connessione USB è molto molto utile, anche perché se prendi schede audio che non hanno troppi ingressi, ma lo vedremo dopo, potresti utilizzare solo la connessione USB per connettere la scheda audio al tuo computer, quindi senza un fastidioso connettore dell'energia elettrica, quello che va nel muro. Quindi molto molto più comodo, no? Una delle caratteristiche principali di una scheda audio sono gli ingressi e le uscite. Queste possono essere analogiche o digitali e possono essere ingressi con un cavo jack, come puoi vedere qui, o XLR, quindi per i microfoni o per strumenti musicali come una chitarra, ad esempio, delle tastiere, eccetera. Ma ci sono delle uscite che possono essere uscite che vanno nell'impianto audio, ma possono essere anche degli insert, quindi per applicare degli effetti esterni, possono essere degli aux, e insomma ci possono essere una serie di ingressi ed uscite. Nel caso di questa SL2 che stai vedendo adesso ci sono due ingressi, ok? E sono entrambi jack e XLR, perché ho fatto una mia valutazione nella quale mi appunto è emerso la necessità di avere due ingressi microfonici. Poi io ho anche un Rodecaster Pro, per cui lì c'ho 4 ingressi, ma quello è un altro discorso, ok? Quindi fermiamoci sulla scheda audio. Quindi quanti ingressi e quante uscite ti servono? Questa è una delle principali informazioni che devi sapere. Registrerai un podcast da solo con una sola voce e basta? In quel caso potresti comprare anche per esempio una Focusrite Scarlett Solo, che costa molto poco,
funziona decentemente e c'ha un solo ingresso microfonico. Pensi di fare podcast con più voci? Beh, a quel punto dovresti valutare quante voci, in modo da sapere se ti serve una scheda come questa, cioè 2 ingressi microfonici o 4 o addirittura di più. Quindi, in primis, considera questo. Quanti ingressi e uscite mi servono? Non solo microfonici, ma anche se vuoi collegare all'impianto, se vuoi registrare su un registratore esterno, insomma, sono tutte valutazioni che devi fare prima di acquistare la scheda audio. Un altro punto fondamentale, nel momento in cui hai capito quanti ingressi e uscite ti servono, dobbiamo capire appunto la tipologia di questi ingressi e uscite, perché ovviamente non è facilissimo, non esiste solo un tipo di cavo, ma esistono tantissimi cavi. Ad esempio, qui ti ho fatto vedere che questa scheda audio, un po' come tutte le schede audio, hanno sia gli ingressi jack che quelli XLR, però e come vedi non ci sono altri tipi di cavi, sono soltanto jack e XLR, ma esistono anche quelli ad esempio RCA, DIF, ADAT, AS, EBUT, DIF, MIDI, cioè questo per dirti come, non voglio fartela complicata, ma che ci devi fare con questa scheda audio? Devi soltanto collegare i microfoni e la cuffia e basta, o al massimo collegare delle casse audio d'ascolto? Bene. Se invece vuoi espandere il numero di ingressi e uscite, allora ti serve una connessione ADAT. Insomma, ci sono tutta una serie di caratteristiche da tenere in considerazione. Nella maggior parte dei casi, come ti ho fatto vedere per la mia scheda audio, bastano jack e XLR, perché non mi interessa espandere la scheda audio, per me va benissimo così com'è. Ma nel tuo caso, se vuoi espanderla, se hai bisogno di altre cose, tienile in considerazione prima. Questo perché? Per evitare di comprare una scheda che ti dura pochissimo tempo e poi devi cambiarla perché non soddisfa più le tue esigenze. Quindi meglio sapere prima tutto. Una delle caratteristiche più importanti di una scheda audio sono i convertitori e la risoluzione. Mentre dei convertitori, che sono quelli che ti raccontavo un po' prima, quelli in grado di convertire il segnale analogico del tuo microfono in digitale in modo che possa essere acquisito e registrato dal tuo computer, sappiamo abbastanza poco. Ci sono dei nomi di convertitori, però se guardi le specifiche di tante schede audio, spesso ti dicono soltanto che sono dei convertitori limpidi o che sono dei convertitori che restituiscono la stessa qualità del suono in ingresso, quindi non ci sono tantissime informazioni in merito. Mentre per quanto riguarda la risoluzione, di solito le schede audio attuali hanno una risoluzione di 192 kHz e arrivano fino a 24 bit. Ora, questa risoluzione a te probabilmente, soprattutto 192 kHz, non ti servirà, perché di solito si lavora a 96 kHz 24 bit. Un altro elemento fondamentale della scheda audio sono i preamplificatori. Ti ho detto all'inizio di questo video che sia i microfoni dinamici che i microfoni a condensatore arrivano dentro la tua scheda audio con un volume molto molto basso, i microfoni dinamici bassissimo, quelli a condensatore leggermente più elevato, ma in ogni caso la scheda audio deve avere dei preamplificatori che servono appunto ad aumentare il volume del microfono. Ok. Le schede audio buone, come ad esempio questa SSL2, che ha degli ottimi preamplificatori, non introduce rumori o frusci esterni. Questo che vuol dire? Vuol dire che è in grado di pilotare anche microfoni con un volume, quindi microfoni dinamici con un volume bassissimo, alzando parecchio il gain della scheda audio senza introdurre rumori o frusci inutili. Ok? Questo è fondamentale perché ti assicura che il tuo suono sia limpido, sia davvero davvero pulito. I fattori da tenere in considerazione quando scegliamo una scheda audio in funzione dei preamplificatori sono la preamplificazione massima, cioè di quanti decibel questa scheda audio riuscirà ad aumentare il volume del mio microfono. Ok, poi il range dinamico, cioè la frequenza che questo microfono riuscirà a catturare, e la rumorosità intrinseca, perché come ti dicevo prima esistono schede audio che hanno purtroppo che aggiungono del rumore di fondo, soprattutto quando il gain supera magari ore 12, quindi quando supera la metà della sua corsa introducono del rumore fastidioso. Fondamentalmente un buon preamplificatore è quello che anche a volumi molto alti non aggiunge nessun tipo di rumore o fruscio esterno.
Un'altra caratteristica è il numero e la tipologia di uscite per cuffie, perché ebbene sì, le cuffie sono indispensabili perché devi ascoltarti mentre registri e devi ascoltarti mentre fai editing della tua traccia. Quante uscite cuffie ti servono? In questo caso nella SSL2 ne ho soltanto una, ok? Ho scelto di averne una che ha, come puoi vedere qui, un volume, quindi un volume per controllare appunto la quantità di suono che voglio dentro le cuffie, il volume, e ha un monitor mix in grado di farmi scegliere la fonte che voglio ascoltare, quindi la fonte può essere input o può essere USB, ok? A seconda se voglio ascoltare quello che sto registrando o quello che ho registrato, ok? È necessario che tu consideri quando scegli una scheda audio in funzione appunto della tipologia e il numero di uscite cuffie che il segnale proveniente appunto dall'amplificazione cuffie sia forte, non introduca fruscio e soprattutto sia in grado di pilotare anche quelle cuffie che hanno necessità di un volume molto più forte. Un'altra cosa da tenere in considerazione per le cuffie è appunto la tipologia dell'ingresso, jack o mini jack. Anche questo dipende da te. La maggior parte delle cuffie, anche quelle professionali, hanno sia l'attacco piccolo, quindi il jack, il mini jack, che l'adattatore jack, in modo che possono adattarsi un po' a tutte le tipologie di ingresso cuffia. Ok, quindi anche questo è un elemento da non sottovalutare. In ultimo c'è il formato della scheda audio. Che vuol dire? Vuol dire che in passato c'erano le schede audio erano formato REC, cioè quindi abbastanza lunghe, andavano inserite appunto in speciali mobili REC, dove appunto c'erano le schede audio, c'erano preamplificatori, compressori e altri outboard esterni. Col tempo si è visto che anche per un utilizzo domestico si poteva tranquillamente ridurre la dimensione di questo apparecchio della scheda audio, e quindi sono nati i formati mezzo rec, quindi sono scatolette più piccoline. In ultimo, come puoi vedere dalla mia SSL2, esiste un formato che si chiama desktop. È il formato più nuovo perché si è capito che la maggior parte delle persone che ne fanno un utilizzo domestico, anche in piccolo studio, hanno queste schede audio, devono avere la comodità di avere queste schede audio proprio sulla scrivania, in modo da poter utilizzare tutti i controlli in tempo reale, ok? E quindi hanno creato questo nuovo formato. Ecco, non esiste un formato migliore o uno peggiore, dipende da te. Che utilizzo ne fai? Ti serve un formato REC perché devi chiuderlo in un mobile insieme agli altri outboard esterni che hai? Ti serve mezzo rec perché lo devi poggiare sulla scrivania in un certo punto, o lo vuoi desktop in modo da poter arrivare a tutte le funzionalità, tutte le manopoline, i fader eccetera in tempo reale? Ecco, questa è una domanda alla quale soltanto tu puoi rispondere. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo video. Spero che questi piccoli consigli che ti ho dato siano utili per te per scegliere la scheda audio non migliore in senso assoluto, ma quella più utile a te in questo momento. Ti consiglio di prendere una scheda audio che sia un po' più performante rispetto alla tua situazione attuale. Questo perché? Perché così ti durerà di più, fondamentalmente. Perché se prendi una scheda audio esattamente corrispondente alle necessità che hai in questo momento, potresti correre il rischio che tra magari un anno, quando sarai migliorato tanto nella realizzazione dei podcast e magari avrai esigenze diverse, quella scheda audio ti va stretta. Se invece compri una scheda audio anche pensando un po' al futuro, certo non da qui a 5 anni, ma sicuramente nei prossimi 2-3 anni, come evolverà il tuo podcast, probabilmente puoi risparmiare un po' di soldi perché non hai bisogno di comprarne 2 di schede audio, ma ne comprerai soltanto una. Ecco, questo è quello che ho fatto anch'io e quello che ti consiglio di fare. Perciò è utilissimo rispondere a tutte quelle domande e tenere in considerazione tutti quegli elementi che ti ho appena raccontato in questo video. Ok? Io per ora ho finito. Magari se ti fa, fammi sapere nei commenti di questo video che scheda audio utilizzi o che scheda audio hai in mente di comprare, perché ce ne sono veramente tantissime, di tutte le marche, tutti i modelli, tantissime funzionalità, anche se un po' si assomigliano tutte, però c'è qualcuna che eccelle di più per i preamplificatori, qualcuna che ha un volume cuffie maggiore e qualcun'altra che ha una risoluzione migliore e così via. Però mi interessa sapere quale scheda audio hai tu in questo momento o quale stai pensando di acquistare. Benissimo, io ti saluto, ti ringrazio per aver visto questo video, ci vediamo la prossima settimana, ma prima di salutarci ti chiedo di iscriverti al mio canale e cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Per ora è tutto, alla prossima, buona registrazione!